Ciao e bentornato. In questo tutorial analizziamo il grafico di una funzione dispari. Nel video precedente abbiamo analizzato il grafico di una funzione pari ed abbiamo parlato di simmetria assiale, cioè di simmetria rispetto ad una retta. Abbiamo visto che le funzioni pari sono simmetriche rispetto all'asse y. In questo video parliamo invece di simmetria centrale, cioè di simmetria rispetto ad un punto. Vediamo così che una funzione dispari è simmetrica rispetto all'origine degli assi cartesiani. Iniziamo! Dobbiamo analizzare il grafico riportato qui a destra. Per prima cosa cerchiamo di determinare il dominio della funzione rappresentata. Per farlo tracciamo una retta verticale alla sinistra del grafico e la facciamo scorrere verso destra. Quando la retta e la funzione si intersecano, annotiamo i punti corrispondenti sull'asse x. In questo modo possiamo notare che la retta e la funzione si intersecano per ogni valore della x e dunque il campo di esistenza della nostra funzione è da meno infinito a più infinito. Per determinare il codominio procediamo allo stesso modo. Tracciamo una retta orizzontale e la facciamo scorrere verso l'alto. Quando la retta e la funzione si intersecano, annotiamo i punti corrispondenti sull'asse y. Come si può notare dalla simulazione grafica, la retta e la funzione si intersecano per ogni valore della y e dunque il codominio della funzione va di nuovo da meno infinito a più infinito. Studiamo ora le simmetrie della nostra funzione. Iniziamo a vedere se si tratta di una funzione pari. Posizioniamo un punto P ad arbitrio sulla funzione e determiniamo la posizione del suo simmetrico rispetto all'asse y. È evidente che tale punto non si trova sulla funzione e neanche muovendo il punto P sulla funzione, il punto P' risulta sempre esterno al grafico della funzione. La funzione in esame, dunque, non è una funzione pari. Proviamo ora a capire se si tratta di una funzione dispari. Posizioniamo di nuovo un punto P ad arbitrio sul grafico della nostra funzione e determiniamo la posizione del suo simmetrico rispetto all'origine. Congiungiamo dunque il punto P con l'origine e prolunghiamo il segmento così ottenuto di un segmento di ugual misura dall'altra parte rispetto all'origine. Riusciamo in questo modo a determinare la posizione del punto P' simmetrico di P rispetto all'origine. Notiamo subito che il punto P' si trova sul grafico della nostra funzione e anche cambiando la posizione del punto P sul grafico della nostra funzione, il punto P' si trova sempre ad essere sul grafico della nostra funzione. Una funzione che gode della proprietà di essere simmetrica rispetto all'origine viene detta funzione dispari. Siccome il grafico assegnato è simmetrico rispetto all'origine, la funzione assegnata è una funzione dispari. Determiniamo ora le coordinate dei punti di intersezione della nostra funzione con gli assi cartesiani. La nostra funzione interseca l'asse x in tre punti, il punto A, di coordinate meno 1,730, il punto O, che corrisponde all'origine degli assi cartesiani, di coordinate 0, 0, e il punto B di coordinate 1,730. Vi ricordo che nell'analisi del grafico è sufficiente dare delle coordinate approssimative dei punti A, O e B. Io ho ottenuto l'approssimazione a due decimali utilizzando GeoGebra. Per quanto riguarda invece l'intersezione con l'asse y, notiamo che la nostra funzione interseca l'asse y nel punto O di coordinate 0, 0, già trovato come punto di intersezione della funzione con l'asse x. Determiniamo ora il segno della nostra funzione. Per determinare gli intervalli di positività, copriamo con un foglio oppure con la mano il terzo e il quarto quadrante. Possiamo così notare che la funzione è positiva dall'ascissa del punto A fino all'ascissa del punto O e dall'ascissa del punto B fino a più infinito. L'insieme di positività varia dunque fra meno 1,73 e 0 e da 1,73 fino a più infinito. Determiniamo ora l'insieme di negatività e copriamo con un foglio oppure con la mano il primo e il secondo quadrante.
Si può così notare che la funzione è negativa da meno infinito fino all'ascissa del punto A e dall'ascissa del punto O fino all'ascissa del punto B. Dunque, l'insieme di negatività è dato dall'unione dei due intervalli aperti, meno infinito meno 1,73 e 0 più 1,73. Vediamo ora come si comporta la funzione agli estremi del suo dominio. Calcoliamo dunque i limiti a meno infinito e a più infinito. Per calcolare il limite a meno infinito, dobbiamo posizionare un punto P sul grafico della nostra funzione e farlo muovere verso l'estrema sinistra del grafico. Come si può notare, il punto P, mentre si sposta a sinistra, è costretto ad andare sempre più in basso e dunque la sua ordinata, la sua y, tanto per intenderci, va verso meno infinito. Il limite per x che tende a meno infinito della nostra funzione vale dunque meno infinito. Vi ricordo che questa è la x del punto P, mentre questa è la sua y. Vediamo ora sul nostro grafico cosa succede alla nostra funzione quando x tende a più infinito. In questo caso dobbiamo prendere il punto P e spostarlo verso l'estrema destra del nostro grafico. Come si può notare, il punto P è costretto ad andare sempre più in alto e la sua ordinata diventa dunque più infinito. Possiamo dunque affermare che il limite per x che tende a più infinito di f di x è uguale a più infinito. Possiamo inoltre affermare che la funzione è costituita da un solo ramo e dunque è una funzione continua e non presenta dunque punti di discontinuità, ed inoltre non presenta asintoti, cioè non ci sono rette a cui la funzione si avvicina sempre di più. Se fossero stati presenti asintoti, questi sarebbero stati visibili sul grafico, ma come si può notare, non ci sono rette a cui la funzione si avvicina sempre di più. Cerchiamo ora di individuare gli intervalli di monotonia della nostra funzione. Come si può notare, posizionando un punto P all'estrema sinistra del grafico e muovendosi verso destra, la funzione è crescente da meno infinito fino a questo punto. È poi decrescente, cioè scende, da questo punto fino a quest'altro punto, ed è di nuovo crescente da questo punto fino a più infinito. Riassumendo, la funzione è crescente nei due intervalli che vi ho evidenziato, e cioè da meno infinito fino a meno 1 e da 1 fino a più infinito, ed è decrescente da meno 1 a più 1. Possiamo inoltre notare che la funzione ha un punto di massimo relativo nel punto m grande di coordinate meno 1 più 2 e ha un minimo relativo nel punto m piccolo di coordinate più 1 meno 2. Come si può notare, la funzione sale molto più in alto rispetto al punto m, cioè sul grafico della funzione ci sono punti di ordinata molto maggiore di quella di m, ed inoltre sullo stesso grafico ci sono punti molto più in basso rispetto al punto indicato con m piccolo, cioè ci sono punti la cui ordinata è molto inferiore rispetto a quella di m piccolo. Dunque, possiamo affermare che il punto m grande è un punto di massimo relativo, ma non di massimo assoluto, ed il punto m piccolo è un punto di minimo relativo, ma non di minimo assoluto. La nostra funzione non ha dunque né il massimo assoluto né il minimo assoluto. Per concludere, analizziamo la concavità della nostra funzione. Possiamo notare che la nostra funzione volge la concavità verso l'alto, cioè è rivolta come la bocca di una faccina allegra, in questo intervallo, cioè da 0 fino a più infinito, mentre volge la concavità verso il basso, cioè è rivolta come la bocca di una faccina triste, in quest'altro intervallo, e cioè da meno infinito a 0. Il punto in cui la funzione cambia concavità è proprio l'origine, dunque il punto O di coordinate 0, 0 è l'unico punto di flesso per la nostra funzione. Con questo abbiamo completato l'analisi del nostro grafico. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni.
Nel prossimo video analizzeremo il grafico di una funzione non simmetrica. Ti aspetto. Ciao!